Ciao a tutti, io sono Riccardo e questo è Body Positivity. Oggi parliamo di body shaming maschile. L'azione di insultare o etichettare negativamente una persona in base al suo aspetto fisico viene definito body shaming. A soffrirne sono molto spesso le donne. Facile che gli uomini, e purtroppo a volte anche altre donne, si inerpichino in giudizi sulla grandezza delle labbra, del seno in generale, sulla fisicità di chi si ha di fronte, senza badare minimamente a come quella persona possa vivere tutti quei giudizi non richiesti. Esiste però anche un body shaming maschile. Quando si tratta di copiare cose negative non ci facciamo mancare mai niente, che ha un potere ugualmente negativo e che è probabilmente ugualmente diffuso, ma di cui se ne parla meno perché gli uomini tendono a sottovalutarlo, sotterrando il disagio con dei meccanismi di difesa. Purtroppo le vittime, ossia gli uomini, non sono in grado di parlarne perché spesso non lo identificano come un problema, ma di questo gran parte delle volte non ne hanno neanche colpa. Siamo cresciuti in una società in cui il concetto di macismo e di virilità tossica sono talmente radicate all'interno dell'educazione e della cultura da farci sorbire ogni esternazione come uno svolgimento naturale delle cose. Da non farci chiedere appunto perché sentiamo il bisogno di essere sempre più grossi e forti, di dover modificare il nostro corpo, di mostrare la peluria, lo facciamo perché è così. Inoltre il tentativo di affrontare la questione apre le porte alla svirilizzazione dell'uomo da parte degli altri. Nasce proprio in sé il divieto di esprimere una debolezza, una vulnerabilità rispetto al proprio corpo perché sarebbe da femminucce e quindi tendiamo a nascondere il discorso. Proprio perché il corpo maschile e il corpo femminile sono differenti, è anche differente l'approccio nei confronti del body shaming. Le critiche più comuni riguardano, come per le donne, il fisico o parte di esso, ad esempio i pettorali, le cosce, gli addominali, ma spesso riguardano anche altri fattori come ad esempio l'altezza, i capelli, la pelosità. Parliamo di uomini che si sentono a disagio per la loro magrezza o per un corpo tozzo perché hanno la panzetta da birra e che faticano a togliersi la maglietta, soprattutto d'estate al mare. Ragazzi che soffrono del commento nei confronti della loro statura perché hanno magari la propria compagna, la fidanzata che è più alta, l'ansia durante l'adolescenza per la comparsa della barba, il giudizio di non essere muscolosi e quindi forti, ragazzi che faticano ad accettarsi per la loro eccessiva peluria o quelli che cominciano a perdere i capelli e devono nasconderlo. E poi infine c'è il pene. In particolare per questa tipologia di shaming esiste proprio il nome, il cosiddetto dick shaming, e se ne parla in maniera così specifica perché nella mente degli altri la forma e la grandezza dell'organo genitale si identificano con la forza, la potenza e la virilità dell'uomo. Nascono così vere e proprie forme di inadeguatezza che si esprimono sia a livello fisico ma anche a livello psicologico con ansia, depressione e una bassa autostima. A parte parlarne apertamente, e in questo le donne molto spesso lo fanno più degli uomini e questo le ringraziamo, è importante creare dei luoghi, anche virtuali, in cui le persone possano sentirsi libere di esprimere le proprie vulnerabilità e debolezze. Solo così potremmo educare noi stessi, ma soprattutto gli altri, ad uscire dalla definizione di cosa sia un uomo, cosa dovrebbe essere, e trovare ciascuno il proprio modo speciale per esprimersi e raccontarsi. Per tutta questa riflessione ringrazio l'account Virgin and Martyr che in febbraio ha realizzato proprio una serie di domande su Instagram chiedendo agli uomini di condividere tutte le loro esperienze in materia di body shaming. Spero vi sia piaciuto, lasciate qui sotto i vostri commenti riguardo le vostre esperienze. Questo ovviamente sarà un luogo safe per cui cercherò di placare tutti quei commenti non graditi e nel caso in cui ve ne siano alcuni che vi facciano sentire a disagio, mi raccomando contattatemi. Quello che voglio creare è appunto un luogo sicuro in cui tutti ne possano parlare. Che la body positivity sia con voi!